sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Bene, care amiche e cari amici, sto trasmettendo dal vivo. C'ho del tempo, lo occupo per fare questo programma. L'altra volta vi avevo promesso, e ogni promessa è un debito, che avrei parlato di Sanremo. Vediamo un po', ecco, perché se no esco fuori camera. Allora avrei parlato di Sanremo e parlo di Sanremo come tutti gli anni. Sto qua a dirvi che non mi piace, non mi è mai interessato, soprattutto ultimamente, che veramente tutte le canzoni sono lo stesso tormento, sono tutte uguali e non so di che stanno a parlare. Quindi di che stanno a cantare. Metto solo 2 anelli oggi, sono, ecco qua, solo 2, e veramente forse la telecamera è male inclinata, esco male, ecco qua, perché mi accomodo, l'accomodo un po' alla chetichella, camera del cellulare, dipende dal supporto che ha dietro, che non ho proprio. Ecco qua. E io dicevo sempre Sanremo che si ripete e cambierà il pubblico che veramente riesce a soffrire Sanremo oppure no. Com'è possibile che Sanremo si ripeta sempre? Vanno i big, va questo, va quell'altro, ma veramente è monotono nel tempo. Non so, era meglio il Sanremo di una volta, ma forse non è stato mai buono Sanremo. Voi che ne pensate? Qua ho ripetuto degli hashtag in un mio Twitter, è peccato. Voi che ne pensate di questo Sanremo? Lo guardate, non lo guardate? Io proprio non lo vedo e adesso oggi ho smesso di guardare il telegiornale per non vedere Sanremo. Adesso scusate che correggo un po' il testo, ma niente, questo Sanremo ormai è una palla, è una cosa che veramente è monotona, si ripete, eppure che va avanti da tutta la vita così. È un evento commerciale, lo vogliono passare. Ciao amico, ciao la civa, il ciango, come stai? Io bene, tu come stai? Parlo di Sanremo perché nell'ultimo video, che non è stata una diretta, ho promesso che dicevo qualcosa di Sanremo. Hortus Biologicus, amico mio, finalmente una live. Eh sì, l'avevo promessa,
la civa e il ciango, tutto bene? Benissimo, stavo parlando, cari amici, che io da giorni che non guardo Sanremo e mi hanno detto che c'era Sanremo, di guardarlo, ma io non lo guardo, non lo voglio guardare e purtroppo accendo la tele e mi ritrovo che nel TG c'è Sanremo, in da c'è Sanremo. Guardate nel mio canale, io all'ultimo video che ho fatto ho messo i video consigliati e le schede dell'anteprima con tutti i video che ho fatto su Sanremo negli anni passati, e guardate che ne ho fatti tanti di video su Sanremo, che veramente vediamo un po' qua, ne ho fatti tanti di video su Sanremo, tantissimi. Per esempio questo ha ricevuto 369 views, non è molto, ma preferisco i tuoi video che la monnezza del Sanremo. Allora guarda i video che metto i link qua nel chat, caro Hortus Biologicus, perché sono dei video che ho fatto parlando di Sanremo. Per esempio, non vogliono che Beppe Grillo canti al Festival sì di Sanremo. Ti metto quelli più visti, ma cerca Sanremo nel mio canale e ne troverai. Vediamo un po', perché Sanremo è l'oppio dei popoli, è il doppio del popolo italiano, come se tutti i cantanti bravi vanno a Sanremo, che dicono che bisogna addirittura dare del denaro per cantare a Sanremo, capito? Sant'Enchan commenta l'inizio del Festival di Sanremo. Ecco qua un altro video che vi metto in chat, poi vediamo un po'. Volevo fare il trailer con questo video, però no, il trailer si può fare soltanto quando tu metti un video caricato e fai il trailer. Ciao Yigen, the golden Yigen. Allora, un altro video che ho fatto su Sanremo, perché oltre a Beppe Grillo a Sanremo non ci vanno a cantare gli altri. Poi un altro video che ho fatto è stato ecco questo l'hanno visto 400 volte. Inizia finalmente l'edizione del Festival musicale di Sanremo 2016 della canzone italiana. E poi un altro video di Sanremo è stato questo che hanno visto 153 volte, che è Festival di Sanremo 2015. Poi Sant'Enchan vi parla di Sanremo 2017 e di Donald Trump, attualità, quindi di 2 anni fa. Poi su Sanremo questo l'hanno visto 897 volte. Breaking news, ultime notizie, anteprima Sanremo 2016, Festival della canzone italiana. Ecco qua, ve lo metto. Autopista Boris DJ. Ciao Autopista Boris DJ, sono un amico di Gigen. Che genere di musica preferisci? Beh, la musica tibetana, la musica buddista degli indiani del Nord America, la musica classica, anche moderna, un po' di tutto. E nella chat, cara Samantha, ho messo, ecco qua, 433, e questo video l'hanno visto
Altro tentativo di suicidio nell'Ariston e in diretta durante il Festival di Sanremo. Qua potete guardare questo video che l'hanno visto 433 volte, che l'ho fatto 4 anni fa. Ho fatto dei video su Sanremo, cercate nel mio canale Sanremo, logicamente. Hortus Biologicos, mai visto il Sanremo, e per i cantanti sfigati sono fuochi di paglia, si sentono per un mese e poi finiscono nel dimenticatoio. E certo, è proprio così, e io ne parlo in tutti i video che ho linkato in questo chat. Andateveli a guardare, perché io parlo di queste realtà culturali. Adesso mi state seguendo in due, siete intervenuti in tanti, ma io dico, lo stesso Beppe Grillo ha esordito a Sanremo con le sue battute sui socialisti e poi l'hanno cacciato via. Si vede che porta proprio bene Sanremo. Ho ricevuto 59 notificazioni su Twitter. Volete sapere qual è il mio Twitter? E beh, io sto bene, grazie. The Golden Gigan, questo è il mio Twitter, appuntatevelo, che YouTube sottolinea in rosso Sant'Enchan, twitter.com/Sant'Enchan. E ho avuto molti ritwittamenti del mio ultimo tweet su con copia il link del tweet. Guardate, leggetevi questo tweet perché lo hanno ritwittato 41 volte e gli hanno messo 32 mi piace e ha generato 1762 visualizzazioni questo tweet, che è piaciuto molto. Quindi nel mio Twitter questo ha avuto furore, questo tweet, che in pratica espongo le mie idee anche su Sanremo nel video che ho fatto per celebrare i 6 anni del mio canale di YouTube, video che non so se ho caricato ieri, mi sembra ieri a quest'ora, sì, più o meno. E quindi oggi sto facendo questo video live dopo di aver fatto quel video e di averlo caricato, che è il mio, escluso questo, è il mio ultimo video. Quindi vi lancio l'offerta di andare a guardare il mio video che ho caricato ieri. Poi ho fatto una live che purtroppo non è decollata perché non so per quale ragione, è rimasta l'immagine. Infatti uno, il signor Andrea in Twitter, tra questi persi io non ci sono, non ho guardato nemmeno un minuto di Sanremo e da anni lo trovo noioso. Le canzoni che vincono hanno sempre lo stesso standard. Non è un caso che da tempo commercialmente hanno più successo quelle che non vincono, se non addirittura le eliminate. Qualcuno che lavora per Sanremo, aggiunge Andrea, a questo, questa nota che era di Fields, dice: mi disse tempo fa che i cantanti per partecipare al festival devono pagare fino a 300.000 euro. Sarà vero? Non sarà vero? Boh, chi lo sa.
però corrono voci, capito? Le voci corrono, le voci corrono. Poi il signore Andrea, che seguo, ha pubblicato una foto: Istria, Fiume, Dalmazia, terre d'Italia, che non c'entra nulla con Sanremo, però, e io già l'ho detto in altri miei video precedenti, che con tutte le cose importanti che ci sono nel mondo, che ci sono in Italia, il cambiamento climatico, l'acidificazione degli oceani, che in pratica si stanno estinguendo molte specie animali negli oceani perché le acque diventano sempre più acide e sciolgono il calcare, che sono i gusci degli animali, dei molluschi, le cartilagini dei molluschi e dei pesci, che le ossa dei pesci sono cartilagini, no? Sono molto delicati all'azione corrosiva, molto vulnerabili all'azione corrosiva degli acidi, delle acque acide. Con tutte le guerre, i conflitti, le secessioni che ci sono nel mondo, la dissoluzione dell'Unione Europea e con l'Unione Economica Europea e tutto, la gente non ha altro da fare che trastullarsi con il Festival di Sanremo, che sarebbe la cosa migliore che può capitare al mondo, una distrazione di massa, che la gente non protesti, non pensi a nulla, non stia zitta, buona dentro casa a non pensare. In pratica siamo degli scemi non pensanti che in pratica ci prendono tutti per i fondelli, perché subiamo questi soprusi, soffriamo questi soprusi e vediamo che niente, che tutto il mondo va avanti, che si preoccupano del calcio, di Sanremo, la monotonia. E beh, gli Opi, adesso non ho l'anello, erano sono dei popoli, dei laghi, dei grandi laghi nella zona Middle West degli Stati Uniti, che vivevano in equilibrio con la natura e che continuano a vivere nelle loro riserve in equilibrio con la natura, al contrario di quello che hanno fatto i civilizzatissimi occidentali europei, uomini bianchi, che sono andati a costruire in zone pericolose, sismiche, ma anche corridoi di uragani, e continuano a vivere nonostante, per esempio, il Golfo del Messico conosca tormente e uragani bestiali. Però nessuno pensa. Adesso New Orleans, dopo Katrina, è rimasta per più di 10 anni una città disagiata, non l'hanno ricostruita. Eppure Donald Trump pensa, caro Hortus Biologicus, in spendere miliardi di dollari, forse decine o centinaia di miliardi di dollari, per fare questo benedetto muro, che poi il muro che costruisce è un pezzettino piccolo in confronto a tutto il muro con il Messico che hanno costruito i suoi predecessori. Però Donald Trump vuole costruire questo muro e non pensa a ricostruire centinaia o migliaia di strutture e di infrastrutture stradali che sono pericolanti anche in Nord America perché hanno più di 50 anni. Non pensa a ricostruire New Orleans o la Louisiana o il New Jersey, no, New Jersey forse no,
dai danni di Katrina. Samantha, usciamo dal tema. Bene, grazie, forse perché è politicamente corretto, ma quale tema mi proponi? Cantarvi qualcosa? E non lo so, Samantha, non so se prima ha detto Susanna, lapsus, e non so proprio che cosa posso cantare, perché io non sono mai stato intonato. Io l'unica cosa che ho cantato nella mia vita sono stati i mantra. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Namo mitofona, momitofona, 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 momitofona. Om ha hum vaja guru shidi hum. 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 Però non ho mai cantato. So che Samantha Fox cantava, cara Samantha. Poi sono molto preoccupato, e questo lo dico a voi, perché qua ogni tanto mi siedo su questo nuovo paio di occhiali e gli piego, gli spiegazzo tutti. Vabbè, ma uso quelli vecchi perché prima mi è calata la vista e ho dovuto fare questi altri, poi mi è aumentata di nuovo la vista, devo fare con meno diottrie. Però sono preoccupato, cara Samantha e cari amici ed amiche, che adesso siete in tre, perché è da un po' di tempo che più di 2 mesi non era da lui, non è da lui, però lo seguo in Twitter, che Mario Circello non fa più un hangout, lui live li fa in hangout, e io voglio sapere quando chiuderanno Google Plus, da dove gli farà gli hangout. Dovrà fare dei live in YouTube, ma lui ha sempre fatto gli hangout, non so per quale ragione. Gli sarà più comodo fare da Google i live, non lo so, però io lo seguo in Twitter e ogni giorno centinaia di tweet, però non non trasmette più un live, e non è che io non ricevo l'attualizzazione. Io vado a vedere nel suo canale, non ci sono novità, né carica video, che lui mai ha fatto un video corto caricato, ma neanche, capito, neanche ha fatto un live, non dico un live corto, un hangout corto, perché lui solamente per accendere il cellulare o il computer, la webcamera, fumarsi la prima sigaretta, pensare, e magari una volta suonava la chitarra, negli ultimi live non l'ha più fatto, ci mette un quarto d'ora, poi inizia a parlare di un tema, lui si prende delle pause retoriche ah, e poi alla fine ci mette 5 ore di live. Però ultimamente Mario Circello Circello, vediamo un po', non ha più trasmesso nulla, e questo mi dispiace. Allora vi consiglio uno degli ultimi live che è durato poco, è imperdibile, come dice dal titolo, che io ho salvato la parte essenziale di quel live. Il live dura 18
18 minuti e mezzo così, ma la parte più, perché poi lui in quel video non so come è intitolato, perché ci metto il numero, lui si alza, se ne va, anzi non accende. Io mi sono messo a guardare il live che lui non c'era. Allora, come tutti scrivevano per i loro cavoli, io anche ho detto guardate i miei video, e c'era Titino che mi provocava. Poi lui è ritornato e ha iniziato a leggere tutti i commentari, come fa sempre quando si deve assentare per 18 minuti, 20 minuti, un'ora dalla webcamera, e ha iniziato a leggere i messaggi che noi tutti, più di 100 persone, ci eravamo scritti. E prima in tono scherzoso a me ha detto Sant'Enchan, basta, o una o due volte scrivilo, ma di guardare i tuoi video, di guardare i tuoi video. Esilarante Mario Circello, il re degli hangout, saluta dal vivo il suo amico Sant'Enchan, ma anche saluta Titino e Sant'Enchan dicendo basta voi due, tiratevi indietro, se no chiudo. E poi legge fino in fondo tutti i nostri commentari, che io, per dire la verità, non ho mai detto nulla di cattivo contro Titino, anzi neanche gli ho risposto a Titino, ma era Titino che aveva dire. Allora a Mario Circello non gli sono piaciuti gli insulti di Titino e dice che ha chiuso il live per quello. Cara Samantha, mi manca Mario Circello anche a me. Anch'io pensavo che stava male, perché lui in un video, in uno degli ultimi video, ha detto che alla figlia gli voleva parlare, già da tempo gli parlava, perché prima o poi sarebbe venuto meno, ed è nell'ordine delle cose che gli potesse succedere qualcosa. Io pensavo che Mario Circello avesse circa 70 anni, invece ne ha 58. Io ne ho 50, Hortus Biologicus, li ho compiuti il 26 gennaio di quest'anno, e sono nato a Roma e ho vissuto prima fino ai 3 anni a Leon Pancaldo, e poi dai 3 anni, dai 2 anni e mezzo ai 30 anni sto vivendo e continuo a vivere a Roma, a Casalpalocco. Adesso vabbè, ogni tanto mi sposto Ostia, Aciglia, Pomezia, dipende dagli affitti, che non si riesce a trovare. Era la finale di Sanremo un anno fa. Ah, adesso non sta trasmettendo perché stava aspettando la finale di Sanremo. Ma come un intellettuale radical chic come Mario Circello che non fa i live per vedere Sanremo? Ma questa è una contraddizione esistenziale. To be or not to be, this is the question. Mario Circello, su Sanremo mi cadi? Beh, allora vi ringrazio di avermi seguito, arrivederci.